tocca il pallone, Aslani. è stato Aslani, allora l'ultimo pallone della stagione è di Aslani. Finisce qua, Verona 2, Inter 2, si chiude qua la lunga stagione dell'Inter, campione d'Italia, l'ultima serata, clima da ultimo giorno di scuola in questo pareggio per 2-2, doppietta di Marko Arnautovic, nel mezzo i gol di due giocatori molto interessanti, da tenere d'occhio anche in ottica mercato, Noslin e Suslov per il Verona, un Inter molto sperimentale con diversi cambiamenti, con diverso turnover nella formazione iniziale, ha fatto debuttare anche Di Gennaro che aspettavamo da tanto tempo ed è entrato molto bene, bravo Di Gennaro per l'ingresso in campo subito concentrato con un paio di parate molto buone. L'Inter, Simo, che in un ritmo partita piuttosto basso gestisce il controllo delle operazioni, soprattutto nel primo tempo il Verona forse parte meglio, ma poi è l'Inter a trovare il vantaggio con la rete di Arnautovic che approfitta di un errore del difensore, lo mette in difficoltà. Poi il Verona ribalta facendo un bel gioco, giocando bene con coraggio e portandosi in vantaggio. E poi nel secondo tempo l'Inter ritrova ritmi del secondo tempo veramente molto bassi, veramente molto estivi, quasi da amichevole. La rete di Arnautovic per il pareggio e anche un gol annullato ad Alexis Sanchez nel finale per un fuorigioco, purtroppo, ecco, che ci toglie la gioia della vittoria in una partita che ai punti l'Inter avrebbe anche un po' meritato di vincere probabilmente. Il Verona ci ha messo più voglia, ma l'Inter ci ha messo le occasioni più grandi dentro questa partita. Sì, sono d'accordo. Perdonami solo una parentesi, ha segnato l'Empoli al 92esimo, quindi in questo momento l'Empoli è salvo e io azzecco il doppio pronostico Empoli-Roma, Frosinone-Udinese. Se finiscono così, vabbè, vedremo fra poco. Sì, su Verona-Inter sono d'accordo. Mi è rimasto un po' lì, strozzato un po' in gola l'urlo al gol di Sanchez, perché con la vittoria avremmo agguantato 2 o 3 record, pareggiato in realtà 2 o 3 record del passato, invece purtroppo ci rimangono lì, ma vabbè, è successo già in precedenza anche col Sassuolo, quindi nulla di troppo grave. Partita che contava 0 e la cosa che forse la cosa più interessante, tra virgolette, che ci rimane è la doppietta di Arnautovic, nella speranza che magari abbia attirato su di sé l'interesse di qualche altro club, visto che l'Inter comunque vorrebbe piazzarlo. Per il resto sono contento per Di Gennaro, che ha esordito, ha fatto anche 2 belle parate e basta. Ecco, poi come hai detto bene, giocatori interessanti da seguire per il Verona, che tra l'altro hanno fatto pure gol, i 2 più interessanti, e quindi vedremo se poi sul mercato si muoverà qualcosa. Sta esultando tantissimo Aslani per il gol dell'Empoli, domani polemiche sicuramente anche per questo. Simo, è chiaro, è evidente che dalle 22:43 del 22 aprile questa Inter si è proiettata alle vacanze e all'Europeo, alla Coppa America, quindi chiaramente il finale di stagione è stato un finale di stagione con un Inter in tono minore a livello di prestazione rispetto a quello che abbiamo visto fino allo scudetto. È abbastanza normale che sia così. Io ho sempre detto godiamoci ogni singola vittoria, ogni singola partita, comunque ogni singolo momento di questa stagione, perché abbiamo chiuso una stagione difficilmente ripetibile, abbiamo chiuso una stagione storica che rimarrà impressa nella storia, sia perché si tratta chiaramente dello scudetto della seconda stella, ma anche e soprattutto per come è arrivato questo scudetto alla seconda stella. La domanda che ti facevo prima la rifaccio adesso, allora, intanto è quanto ti sei goduto questa cavalcata delle ultime partite dove i risultati sono passati in secondo piano, ma adesso cosa ci resta dopo questo ultimo giorno di scuola oggi? Abbiamo vissuto in settimana anche il passaggio ad Octree. Come si affronta adesso la prossima settimana, le prossime giornate? Tensione, preoccupazione, entusiasmo? Come si riparte? No, da parte mia zero tensione, zero preoccupazione. Come dicevo, non ho paura che il fondo smantelli la squadra, perché non ne vedo il senso. Poi lo vedremo, ma davvero razionalmente non capirei il senso di una scelta simile. Entusiasmo sì, perché comunque la gioia per aver vinto lo scudetto rimane e dovremo goderci anche per tutta la prossima stagione, dove avremo una maglia con il tricolore e una stella in più. E poi no, carica, perché comunque sono contento che di fatto dovrebbe
cioè l'Inter deve giusto puntellare sul mercato, poi non sappiamo se arriveranno offerte per giocatori importanti, quindi potrebbe cambiare tutto, ma per il momento deve puntellare. Un bel pezzo di questo tipo di mercato lo ha già fatto con Taremi e Zielinski, e Inzaghi rimane, quindi si dà continuità al progetto. Per il momento sono molto tranquillo, e poi avendo anche gli europei di mezzo, poi l'attenzione si sposta anche lì ovviamente, e speriamo che l'Italia faccia bene. Però lato Inter per ora sono molto sereno, sinceramente. Una serenità che ci viene trasportata e ribadita anche da tutta la dirigenza. Chiaramente è normale che sia così. Devo dire, Simo, anche io ribadisco un concetto che ho espresso più volte, nel senso, quest'Inter chiude una stagione da record con dei numeri clamorosi, numeri che secondo me sono andati un po' oltre, ma non perché l'Inter non valga questo, non è un voler sminuire questa Inter, semplicemente ci tengo a dire, quest'Inter era partita con l'obiettivo dello scudetto, con questa scimmia, come abbiamo detto tante volte, della seconda stella assolutamente da prendersi, e ha fatto una stagione difficilmente ripetibile, perché comunque tutti questi punti sono rari da vedere in Serie A. E allora quando si dice alzare l'asticella, si sta parlando molto anche di questo concetto qua. Per me alzare l'asticella significa anche puntare a replicare un punteggio, cioè puntare di nuovo anche allo scudetto come principale obiettivo, cercando di fare anche un passo in più in Europa, cercando di fare anche di più chiaramente in Coppa Italia, che è stata forse la competizione in cui siamo usciti un po' prematuramente, ma era un periodo molto molto particolare. E quindi il concetto di alzare l'asticella non vuol dire per forza, ok, abbiamo vinto il campionato, adesso il campionato è facile, ci confermiamo in scioltezza, andiamo a prenderci la Champions, andiamo a prenderci il mondiale per club. Significa essere consapevoli che questa squadra quest'anno ha fatto qualcosa di straordinario. L'anno prossimo, per quelli che sono anche i movimenti delle altre, si preannuncia anche un allargamento delle possibili pretendenti al campionato, con tante squadre che si stanno attrezzando in maniera interessante. Io ci metterei dentro pure l'Atalanta, che dopo questa stagione così avranno la possibilità di rinforzarsi ulteriormente. Se confermano Gasperini, perché non possono puntare a dar fastidio? Quindi l'Inter dovrà intanto confermarsi facendo bene anche nelle altre competizioni, e alzare l'asticella secondo me significherà anche questo, cioè non individuare l'obiettivo principale, puntare tutto su quello, ma avere una stagione completa in cui far bene e confermarsi in campionato facendo bene. Quindi si ripartirà con l'obiettivo dello scudetto, non l'obbligo, come abbiamo detto più volte anche quest'anno. Curiosi di capire che cosa succede adesso sul mercato, con l'entusiasmo comunque di una squadra che ha ancora tanto da dare, perché il ciclo di questa squadra non è finito. Sì, e sul discorso degli obiettivi ribadisco quello che ho detto nel prepartita di oggi. La Serie A, con le dovute proporzioni a livello di competitività interna, assomiglia molto di più alla Premier League che alla Ligue 1, per fare i due estremi. Tante squadre di ottimo livello, in questo caso avremo anche, come detto prima, più squadre che hanno i margini per migliorarsi investendo sul mercato, e tante squadre quindi che ai nastri di partenza si presentano con l'ambizione di provare a arrivare in fondo per lo scudetto. Quindi partire con l'obbligo di vincere è un concetto che di base a me nello sport non piace, a maggior ragione secondo me è inapplicabile in un contesto come questo. Quindi l'Inter deve partire con l'obbligo di competere, a maggior ragione essendo già campione hai l'obbligo di difendere il titolo, ecco, come si suol dire. E poi tornare, come hai detto poco fa, a quel tipo di stagione che in questi anni è stato descritto molto spesso da Simone Inzaghi, cioè fare più partite possibili. Quest'anno lui è tornato un po' su questo claim, la dirigenza un pochino meno. Diciamo che fin dall'inizio si era capito che l'obiettivo grande sarebbe stato lo scudetto, ed è anche giusto così, perché la seconda stella, perché Inzaghi non l'aveva ancora vinto, eccetera eccetera. Dall'anno prossimo si cerca di far meglio un po' in tutte le competizioni, c'è margine secondo me per farcela. La rosa chiaramente deve essere però un pochino adeguata, perché la Champions di base avrà più partite, quest'anno l'estate fra un campionato e l'altro è intervallata dalle competizioni delle nazionali, e quindi questo inficia le vacanze dei giocatori, la preparazione eccetera. La stagione l'anno prossimo terminerà col mondiale, quindi sarà anche prolungata. È inevitabile che non potremo più permetterci seconde linee
all'acqua di rose, tra virgolette, al limite terze linee se proprio servirà, ma le seconde dovranno essere come appunto Taremi e Zielinski. Viceversa è inevitabile che qualcosa lasceremo per strada e mi auguro quindi che vengano fatte queste scelte. I famosi co-titolari servono assolutamente da integrare. Ringraziamo di cuore il nostro Franco Marelli che ci ha supportati per tutta la stagione. Grazie davvero Franco, top sostenitore di Passione Inter. Ci dice classico pareggio da ultima partita senza obiettivi da raggiungere. Bene Arnautovic, buona esperienza per Frattesi titolare. Grazie ragazzi per un'altra stagione vissuta con voi. No, grazie a te davvero Franco per il grande supporto. Simo, 2 temi, andiamo in chiusura. A Verona, come dicevamo, era stata la prima partita dell'era Zhang ai tempi contro il Chievo. A Verona è la prima partita dell'era Octree, che quindi si apre con un pareggio sempre a Verona. A Verona salutarono 4 grandi argentini, Milito, Samuel, Zanetti e Cambiasso. Oggi salutano in 4 almeno, ma diciamo non è quel livello lì, con tutto il rispetto, perché salutano Klassen, Sanchez, Quadrado e Sensi, con ogni probabilità andranno tutti via a parametro zero. Rimane in panchina Lautaro Martinez. È un tema, è un caso, alla fine non credo, sinceramente, per come sono andate le varie sostituzioni non credo sia stato un grosso caso. E c'è un Arnautovic che segna la doppietta, può rimettere in discussione qualcosa a livello di mercato? Dumfries oggi aveva un'opportunità in vista anche di un incontro che ci sarà tra pochi giorni per il rinnovo del contratto, non ha fatto i soldi su quella faccia. Ma su Dumfries personalmente ho terminato un po' le speranze da tempo, onestamente. E non è cattiveria, però se devo individuare un giocatore con cui provare a monetizzare un po' di più sarebbe indubbiamente lui, sia per ragioni contrattuali che per il fatto che a mio avviso in quella posizione lì si può migliorare, c'è margine per migliorare più che in altre parti. Non è facile perché va comunque individuato un giocatore da prendere al suo posto e non è banale, però secondo me c'è margine. Su Arnautovic, ne parlavo in cronaca, la discriminante intorno ad Arnautovic è il fatto che avendo un contratto di un certo tipo, un'età e una stagione appena terminata alle spalle di un certo tipo, diventa molto complesso da cedere. Quindi o arriva alla proposta di qualche campionato particolare che lui si convince ad accettare, altrimenti se dovesse rimanere credo che sarebbe più per questi motivi che non per una volontà dell'Inter. E allora, come ti domandavo in cronaca, potrebbe avere una sua logica tenerlo come quinta punta, tanto non può avere grandi pretese. Anche il fatto che resti fuori dalla lista Champions dopo una stagione del genere, come fai a lamentarti? Sarebbe una quinta punta non proprio economica, diciamolo, però l'alternativa cos'è? Rescindere, quindi alla fine i costi ce li hai comunque, la svalutazione, tutto quanto. Senza dimenticare, lo ripeto ogni volta, che torna anche Correa, quindi ne hai 2 in questa condizione molto precaria e molto delicata. Già riuscire a piazzarne uno, io sarei molto contento e non vorrei essere troppo ingordo nel richiedere la cessione di entrambi, mi sembra fin troppo in questo momento. Sarà uno dei temi, ne riparleremo in settimana di mercato. Chiudiamo qui questa clip, a parte facciamo le pagelle con i voti per dare le valutazioni di questa partita e poi tutta la settimana la dedicherò la dedicheremo chiaramente agli approfondimenti stagionali, a quella che è stata la stagione, tutti i vari temi del momento. Iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, www.passioneinter.club, così non vi perdete nulla, e a parte troverete le pagelle.